Ciao Ne, guarda qui cosa c'è, guarda il video di oggi, buon Natale! Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video della 128 Corse, io sono Emanuele. Io sono sempre Marco. Innanzitutto, Buon Natale! visto che questo video uscirà proprio esattamente il giorno di Natale, vi facciamo questo piccolo regalo, visto che l'argomento di oggi è un argomento molto molto caldo, visto, vabbè, un po' di contraddizione con il tempo di fuori, però è caldo. È un argomento molto molto ci caldo. Chiedete da sempre. Che ci state inondando da mesi. Abbiamo sempre avuto un po' il timore di fare questo video, però vabbè, abbiamo detto, facciamolo, ce l'hanno richiesto. Cercheremo di essere precisi. L'argomento potete intuirlo. Sono le gomme. Sono le gomme. Le gomme che vengono utilizzate nelle mini Z in generale. Esatto. Diciamo principalmente quelle che usiamo noi. Diciamo che sarà un excursus generale, chiamiamolo così, esatto, sulle gomme anteriori e posteriori ovviamente, e un po' una panoramica generale, perché mettiamo un piccolo disclaimer iniziale: non possiamo dare delle indicazioni esatte, precise sulle gomme da utilizzare. Alla domanda che ci fate, che gomme possiamo usare, la risposta è non lo so, o meglio, purtroppo non possiamo dare delle precisi. spiegazioni. Esatto, si può dare una spiegazione generale, dopo purtroppo bisogna provare, nel senso che dipende da tantissimi fattori, in primis è la pista, la temperatura che c'è in pista e le condizioni ovviamente della stessa, quindi se è nuova, vecchia, l'umidità che c'è in pista, la temperatura che viene tenuta, soprattutto appunto l'umidità, perché cambia tanto. È un fattore, è uno forse dei fattori determinanti, se non il determinante sul grip che ha la pista, e soprattutto come viene tenuta la pista, perché anche qua facciamo un altro piccolo disclaimer. Sappiamo comunque che in alcuni club non viene né aspirata né pulita con l'alcol, e questo influenza tantissimo il grip finale della pista. Sì, ci sono tante motivazioni, tante motivazioni. Sì. C'è anche da dire che se la pista è nuova, quindi è stata da poco acquistata, o magari come nel nostro caso, che non è una pista nuova, è una pista comunque di una certa data, dove ogni tanto abbiamo acquistato anche dei pezzi nuovi e quindi poi si sono amalgamati, però la scelta che abbiamo fatto noi sulla nostra pista è quella di usare, lo sapete, soltanto le gomme marca, un po' perché questo marchio è un marchio italiano, è un marchio dove noi abbiamo sempre creduto, dove abbiamo partecipato nello sviluppo di questa gomma, e non la usiamo semplicemente perché siamo dei piloti marca, ma perché ci abbiamo creduto e le riteniamo delle gomme di ottima qualità e soprattutto di un ottimo grip a seconda delle varie piste, a seconda del tipo di grip che ci può essere nella pista. Il fatto di avere una gradazione di ogni 5, questo permette di poter trovare la gomma più affine alla guida. Per esempio, una cosa molto importante delle gomme marca, per esempio, è il fatto che, parliamo delle gomme frontali, partiamo dalle V5, abbiamo una V5 10, 15, 20, 25, 30, quindi questo sta ad indicare un po' la gradazione, quindi vuol dire che in teoria dalla V10, che dovrebbe essere uno short più morbido, a una V30 che invece è uno short più duro. Questo però non vuol dire che una ha più o meno grip dell'altra, o meglio, il problema è anche il tipo di pista, al di là della temperatura e l'umidità, cioè nella tabellina che avete visto di marca, che è stata poi ridatta un po' da tutti i piloti ufficiali, che metteremo in sovraimpressione, ma è una tabella che è stata realizzata dai vari piloti marca che utilizzano le loro gomme, e le sue gomme in particolar modo, e da lì si è delineato una sorta di schema. Ma quello schema è molto da prendere un pochino con le pinze, perché per esempio, vi faccio un esempio molto banale, nella tabella vedrete che verrà sottolineato come una gomma V5 per esempio 20 è più soft, diciamo, rispetto a una V5 30 che hard, e sembrerebbe in quella tabella che le hard, quindi le 30, abbiano più grip delle 20. Nel nostro caso non è così, per esempio sul nostro tracciato è esattamente il contrario, cioè una V5 30 da noi ha più grip di una 20, o meglio, siccome la nostra pista è una pista ad elevato grip, è una pista dove abbiamo usato sempre, principalmente solo gomme marca, e questa è un'altra questione molto importante da dire, cioè ci sono molti club che utilizzano per esempio la gomma retro
quindi marca la gomma davanti, per esempio PN. Questo non vuol dire che sia meglio o peggio di usare soltanto le gomme marca, no. Il problema è che, e questo lo posso dire che anche al mondiale questa cosa succedeva, se si usano gomme marche, gomme PN, hanno dei polimeri diversi, quindi prima o poi una delle due gomme soffre un po' di più il grip. Quindi la cosa migliore è quella magari ogni tanto, come succedeva al mondiale, di pulire, di bagnare la pista, a volte con l'alcol, questo per andare un po' a togliere quella parte di gomma che rimane in pista per far sì che le gomme non si scaldino troppo e quindi tende a scivolare o una o l'altra. Nel nostro caso la scelta di avere una sola gomma è proprio per evitare questo problema, cioè il problema di avere la stessa gomma che funziona, la stessa polvere e quindi ha il modo di scaldare la gomma nella stessa maniera, senza che questo possa creare ulteriori problemi. Quindi quando ci fate la domanda è meglio usare una gomma PN, è meglio usare una gomma marca, è meglio usare una gomma Geco, è meglio usare una gomma Kyosho, io posso soltanto dirvi che sono tutte delle ottime gomme, però la risposta ve la può dare il club dove avete deciso di andare a correre. Se il club che avete deciso di andare a correre usa marche PN, adattatevi un po' a quello che è la loro teoria, perché probabilmente quella pista si sarà adeguata a quel tipo di gomma. Quindi il consiglio è: fatevi dire le gomme che usano in quel club e soprattutto la categoria, perché in base anche al tipo di categoria che usano in quel club possono consigliarvi un tipo di gomma o meno, al di là del setup. Quello che voglio consigliare, e questo lo ritengo molto importante, non è soltanto la gomma che fa la differenza. Sicuramente la gomma ha una percentuale elevata, ma sulla guida e sul tipo di pista dovete adattare anche il setup alla guida, alla macchina e quindi di conseguenza la gomma che usate. Quindi può anche essere che la gomma che usa un pilota non si adatta alla vostra guida e al vostro setup, quindi anche questo è un attimino da valutare. Quello che posso dire io, ritornando al discorso iniziale dove dicevamo della tabella di marca che avrete visto in sovraimpressione, da noi per esempio che abbiamo una pista ad alto grip, la 30 è quella che va meglio perché essendo una gomma più dura si scalda meno. Viceversa, nel momento in cui vado ad utilizzare una 20, una V520 per esempio, da noi ha molto più grip, quindi vuol dire che inizialmente ti fa ribaltare tantissimo, poi a un certo punto si scalda tanto e scivola e quindi non chiude più. Invece da noi le 30, in questo caso su quasi tutte le categorie, a parte la modificata, che è quella dove magari non usiamo sempre la 30, dipende, però in questo momento è la gomma che sulla nostra pista funziona meglio. Così come la parte retrostante delle gomme, qui abbiamo la V1 RR10, che la utilizziamo praticamente sempre, quindi come si può dire, è la 4 stagioni. È un cioè, po', nel senso, è un po' un evergreen. Esatto, è la gomma che noi usiamo praticamente sia in inverno che in estate. Capita solo che viene utilizzata la V1 R05 nel momento in cui c'è una temperatura leggermente più bassa e in quel caso la 10 non riesce a dare quella spinta che noi la si vede quando si guida, oppure tende un pochino a scivolare. Ecco, la RR05 nel nostro caso, nella nostra pista, è quella gomma tipo invernale, possiamo dire così, che nel momento in cui magari la temperatura, poi noi essendo in una palestra, un ambiente quindi molto alto, dove c'è riscaldamento, ma poi, come sapete, l'aria calda va in alto, quindi la parte più bassa tende a raffreddarsi prima, in alcune occasioni in inverno usiamo molto la RR05, quindi questo aiuta. Però vi possiamo fare un excursus, quindi di tutti i tipi sulle gomme, però quello che possiamo dirvi è: prendete le gomme e provatele sulla vostra pista, perché ad oggi è difficile dare un consiglio. Seguite quello che magari i club vi possono dire, perché in questo caso loro le stanno già utilizzando. Nel nostro caso la gomma che usiamo è sempre RR10 o RR05 l'inverno e davanti di solito farei una precisazione, visto che comunque noi stiamo parlando di marca e Marco, come vedete, sta spiegando in maniera super chiara e super precisa, perché comunque Marco ha fatto parte, quindi ha partecipato al periodo che è stato piuttosto lungo di sviluppo delle gomme, quindi sa vita, morte e miracoli di tutte le gradazioni, cosa è meglio e cosa è peggio. Il fenomeno del riscaldare la gomma, quindi va a una temperatura più alta al momento che si gira, è un comportamento che comunque c'è anche nelle categorie più alte, ma anche nelle macchine vere e proprie. Cioè quando la pista è calda, quindi ha tanto grip, è normale che sia una pista più lenta perché comunque scalda le gomme e si scivola, quindi è una cosa normalissima, non è che ce lo siamo inventati noi. No, in quel caso bisogna mettere delle gomme più dure.
Esatto, quindi più dura è, meglio è. Perché scalda meno. Marca per ora fino alla gradazione 30 o Shore 30, perché le gomme vanno calcolate su Shore 30, quindi è il massimo possibile, però questo non vuol dire che dovete prenderla così com'è, quindi utilizzare anche voi le 30. Dovete vedere... No, assolutamente. Esatto, Cioè, questo lo precisiamo, cioè, più volte, lo dobbiamo precisare, perché ecco. dovete comprare le gomme, provarle, Esatto. tornirle. Per esempio nel nostro caso anche la tornitura è fondamentale, cioè usare gomme non tornite è un problema, tanto è vero che anche noi abbiamo, poi le vedrete, le 30 normali e le 30 low profile, quindi LP sta per basso profilo, quindi low profile. Adesso spieghiamo anche le low profile, che differenza abbiamo notato tra... Esatto, vi diremo anche questo, però io tornisco anche le low profile. Per esempio noi lavoriamo con delle gomme che hanno una tornitura che parte più o meno da 22,6, 22,5, 22,6, non andiamo ad avere una gomma più alta e poi man mano che si usa si abbassa. La gomma ha un range di lavoro, diciamo, ottimale da più o meno il 22,6, 22,7 se volete esagerare con l'altezza, ma non di più, fino a 22,4, 22,3 lavora perfettamente bene. Dopodiché, se non viene tornita, quindi sopra il 22,7, è un altro tipo di gomma e quindi va flangiata, va cianata in maniera più approfondita, va messa una flangia. Comunque diciamo che noi anche con i cerchi con le flange andiamo a cianare lo stesso. E quando è più bassa incomincia a lavorare poco, quindi bisogna aumentare il DR, incomincia a chiudere meno. Perché? Perché la gomma è troppo bassa, scivola, quindi anche questa cosa. Noi la tornitura corretta, che usiamo noi nella nostra pista, lo precisiamo, è più o meno da 22,6 e portiamo la gomma fino a 22,3, 22,2. Non di più, perché poi tanto non riusciamo più. Quando arriviamo a 23, quando arriviamo a 22,2 è perché siamo proprio al limite, proprio perché non vogliamo cambiare la gomma per dire adesso dovrei mettermi a un'altra gomma, sto finendo i giri tanto per prove, va bene così. Ma in una gara di solito le gomme si arrivano a 22,4, 22,3, non oltre, perché poi dopodiché non vanno più bene. E tendiamo sempre a cianarle, perché per noi anche con la flangia noi le cianiamo, anche con i nuovi cerchi marca noi andiamo a cianare anche in quel caso. Quindi anche le low profile noi andiamo a tornire. Perché la nostra pista ha un altro richiede grip. Questa cosa qui, perché comunque abbiamo visto che se non le cianiamo si ribalta. Però questa cosa vale per tutte le piste, cioè se ribaltate la cianatura funziona, così come possono funzionare i sidewall, così come può funzionare il cerchio flangiato, dipende dal tipo di gomme di pista che avete. Nel nostro caso, ripeto, è una pista dove abbiamo utilizzato sempre solo gomme marca, quindi in questo caso ha un grip costante, usiamo sempre le stesse gomme, quindi di conseguenza la polvere è sempre la stessa, ma la teniamo anche molto pulita. La teniamo pulita anche perché è vero che noi la smontiamo e la rimontiamo e quindi questo diventa un limite, però ogni tot periodo, quindi io credo che almeno ogni 15-20 giorni la pista vada ben aspirata e anche pulita con un po' di acqua e alcol, semplicemente mischiandolo e passando il classico lavavetri, non troppa acqua, nella parte, non nella parte della guaina ma la parte della spugna, in modo tale che poi evapora l'alcol e la pista rimane più pulita. Si vanno a togliere quella parte in eccesso di polvere che può in qualche modo creare problemi alla pista, perché tende a far scaldare di più la gomma. Quindi tutto qui. Quindi gomma contro gomma è normale che scaldi di più, ma comunque anche la polvere stessa crea comunque una condizione non idonea, esatto. Quindi si gira peggio. Cracking.